Bentornati a tutti, Lucky Top Deckers, e benvenuti a tutti coloro che per la prima volta sono su questo canale. Oggi, in occasione speciale, sono in full Reduke costume, quando invece come personalità sono LSV, ma sono qui per presentare, attenzione, perché oggi, martedì, è arrivato Dragonstorm Alchemy. So che molti di voi diranno: ma come Kami drafti Alchemy? Sì, ma lo faremo solo per una ragione, perché ci sono due carte in particolare che voglio aprire in questo set, delle 30 che sono state aggiunte nel subset di Tarkir Dragonstorm Alchemy. Una fa 2 Siege Rhino quando entra, però a suspend, e l'altra invece è un Giga Monastery Mentor che ogni qualvolta casti una non creature spell crea un Monastery Mentor. Non crea una pedina monk, crea un Monastery Mentor. Quindi sarà una carta super folle. Sì, va bene, non sono carte di Magic, ma le voglio aprire, mi voglio divertire, voglio vedere che tipo di follia è capace di produrre questo draft di Alchemy. Nel mentre che se prima a Tarkir normale il mazzo più forte era Pentacolor, in genere è quello che fanno tradizionalmente i set Alchemy è aggiungere ulteriori colori a quelli che sono di base di già nel set normale. Quindi se il set è bicolor, il set Alchemy tu vuoi cercare di splashare il più possibile, perché le carte di Alchemy in genere sono fortissime, sono delle bombe che sono più forti delle bombe normali che stanno già nel set di base. Quindi se Tarkir di base è un set pieno di bombe, vi lascio immaginare Alchemy che cosa può essere. La buona prassi dice che di norma si prende per prima la carta di Alchemy, quasi sempre, in quasi tutte le buste. Questa qui dovrebbe, potrebbe, sarà un'eccezione, perché la carta di Alchemy altro non è che a 3 mana un Maelstrom Pulse, ovvero distruggi un permanente non terra, un Vindicate, diciamo, se vogliamo rewordarlo così. Dice: sei una creatura drago, è stata beheld, behold, eccetera, eccetera, perpetually gets +2/+2. Il drago che tu hai mostrato dalla mano prende +2/+2 forever. Ma è una rimozione fortissima, per amor del cielo. Però noi sappiamo che di base Eshki è una mezza bomba nel formato di base. 4 mana, una 4/4, Vigilance, Trample, Ward, It Slices, It Dices, pesca carte, attacca, blocca, she attacks, she protect, she defends, quindi sicuramente la metteremo dentro al nostro mazzo. Passiamo una ottima carta di Alchemy, però non una bomba che mi faccia spellare i peli del braccio. Detto questo, andiamo oltre. Questa qui è una bomba allucinante. Mi dispiace aver preso una carta Timur, perché questa qui è la prima carta per cui avevo storto il naso inizialmente, leggendo gli spoiler di Tarkir. Questo qui è un incantesimo che a 2 mana dice: le creature token che controlli, token attaccanti che controlli prendono +1/+0, e la prima creatura che tu casti ogni turno prende Mobilize 2 per sempre. Quindi tu casti Eshki e Eshki, oltre ad avere la sua abilità, in più prende Mobilize 2. E quindi attacca e crea 2 pedine che saranno delle 2/1 attaccanti. È una carta stupida, è la carta più forte della busta by far. Ho preso una carta Timur come prima busta, fosse stato un draft normale avrei preso Attuned Hunter oppure Veteran Ice Climber, ma questa carta l'avete letta pure voi, l'ho letta io, l'avete letta voi, è stupida, quindi va presa. Forse faremo quadricolor, chi lo sa, forse switcheremo e faremo Mardu. Non c'è Alchemy che tenga, che mi possa far cambiare idea nel prendere un Rakshas's Bargain, quindi Bargain, pardon, mi sbaglio sempre la pronuncia, quindi lo mettiamo dentro al mazzo. La carta di Alchemy è una 2/1 che entra tappata, è la solita creatura, il droppa 1 nero, 2/1 che quando muore lo puoi far ritornare dal cimitero. Questo qui in più dice che quando muore te lo fai tornare direttamente, quindi senza pagare costi addizionali, però perpetually loses this ability, lo puoi fare solamente una volta. È come se avesse pseudo undying, per chi di voi, insomma, giocasse a Magic da 15 anni a sta parte. L'alternativa è prendere Sag Wildling, che sì, migliora la consistency, però Bargain è una carta dal power level troppo più alto rispetto a Wildling per non poter essere considerata. Questa carta è Dig Through Time. Dig Through Time è una carta bannata in Legacy, quindi se gioco una carta bannata in Legacy in draft io sono contentissimo. Ovviamente non è proprio Dig Through Time, però ci siamo capiti, insomma, qual è il senso. Ciò detto, le carte di Alchemy, come giusto che sia, sono finite. E adesso, piuttosto che prendere
senza ancora provare a scombare col cimitero, Sage of the Fang, un buon drop a 3, però bla bla bla, globo, voglio giocare tutti quanti i colori. Se capito, voglio giocare Wisdom, Guidance, non in un Mardu, ma in un Pentacolor qualcosa. I globi, se erano forti in Tarkir originale, in Tarkir Alchemy saranno ancora più forti. Quindi mi aspetto che vengano presi altissimi se la gente inizia a fare gli stessi ragionamenti che sto facendo io. Dunque, dovevo aver preso un globo, easy, drago, tutti i draghi li dobbiamo prendere. Sì, è vero, mi fa un po' triste passare Oblivion Ring, però ce ne faremo una ragione, insomma. Di base sembra che siamo nei colori di Timur, con questo che potrebbe essere un potenziale splash nero, ma potremmo anche semplicemente pagare bargain a 4 mana, quindi pagando 2 colorless piuttosto che il mana nero. E Guidance. Vediamo se riusciamo ad accomodare il bianco all'interno del mazzo. Se non dovessimo riuscirci, ce ne faremo una ragione, ma sicuramente ci proveremo fino all'ultimo. Stormblood dentro al mazzo, non è degli Stormblood migliori, ci sono degli Stormblood migliori di questo, però questo qui sicuramente lo vogliamo. Detto ciò, vogliamo Nomad Outpost, che è una montagna che dà il bianco per Guidance e il nero per Bargain, oppure piuttosto vorremmo prendere un drago, che sicuramente sarà forte con Globo, oppure addirittura Timur Devotee, come drop a 2 che blocca tutto quanto il board e quindi ci rallenta, insomma, rallenta il nostro avversario e migliora il nostro matchup contro aggro. Questo qui anche tecnicamente un drop a 2, preferisco prenderli alti i draghi, perché se vogliamo fare Timur draghi, i draghi dobbiamo iniziare a prenderli abbastanza alti. Ciò detto, se facciamo Timur sicuramente dobbiamo prendere il quarterback, The Timur Tony Beck, il capitano. Lui lo voglio sempre. A 3 mana, se sono nei colori di Timur, voglio fare un Timur Tony Beck. Se non sto facendo Tony Soprano di terzo turno, sono triste, quindi dentro al mazzo subito. E quindi Timur sembra decentemente aperto. Qui prenderemo un drop a 2 per mancanza di alternative valide, nel senso. Sono tristissimo ovviamente di passare Marshall of the Lost come ottavo pick, non se lo merita assolutamente questa carta, massimo mi aspetterei che arrivasse terzo, quarto, massimo quinto pick, quindi potrebbe farmi pensare che magari Orzhov, Mardu, Abzan potrebbe essere un po' più aperto, ma oramai noi ci siamo solidificati all'interno di Timur, l'alternativa sarebbe prendere una dual Orzhov, ma bianco e il nero sono i colori, entrambi i colori del nostro splash, quindi funzionalmente, secondo quanto riguarda i nostri colori di base, si limiterebbe ad essere una terra colorless e questo non mi piace affatto. Adesso il discorso diverso è per Blossoming Sands invece, che sarebbe una foresta tappata che in più aggiungerebbe mana bianco per Waystone Guidance se mai volesse decidere di includerla all'interno del mazzo. Alternative non ce ne sono più di tante, quindi mi sembra abbastanza gratuita questa dual, perché altrimenti dovrei prendere Rebuke, che non vorrei giocarlo di main. Focus the Mind in realtà è una carta decente, fa card advantage, però abbiamo già Bargain, più i draghi che fanno card advantage by virtue of them being a big creature. E qui possiamo prendere una Bloodfell Caves e continuare a fissare il nostro mana. Al momento siamo messi decentemente bene come playable, quindi possiamo al momento permetterci di prendere queste dual minori. Sono dual minori perché non sono dual che delle 3 color pair all'interno del clan tricolore che stiamo facendo, ovvero Timur, rosso-verde, blu-rosso e blu-verde. Qui prendiamo una easy, the easiest of Sentinels, e dispiace vedere Anchor. Anchor è una carta su cui mi sono ricreduto tantissimo e anzi, adesso penso quasi che sia forte nel mazzo giusto. Questo qui non è il mazzo giusto, può essere un mazzo Ainok Wayfarer, potremmo avere qualche sinergia con il cimitero, sicuramente sono contentissimo di prendere Boulderborn Dragon, se ci passano Forecaster, il drop a 1 che lo feccia all'interno del mazzo sarei felicissimo, anche perché abbiamo già il globo. E adesso siamo ben settati per prendere una bella bombona di Alchemy in seconda busta, oppure, cos'è questa busta? Ma cos'è questa cosa? Oh, cos'è? What? Cos'è? Neanche voglio leggere la carta. È un cane 2-2, non mi interessa. Cosa devo prendere? Onestamente non so cosa prendere, ragazzi. Non so tra Marang River Regent. Tanto qualsiasi cosa prendo, quello alla mia destra dirà, ma questo è scemo. Oppure sto facendo colori completamente diversi. Sì, devo prendere Jeskai Revelation, perché Seventeen Lens mi dice che la carta con le statistiche e la win rate è più alta dell'intero set, quindi devo prendere quella, ma non mi stupirei se ci fosse un universo in cui piuttosto devo prendere Marang River Regents. Anzi, vi dirò,
il sentimento mi dice di prendere River Regent. È la testa che mi dice di prendere Jeskai Revelation. E quindi ascolterò ascolterò il sentimento. Ascolterò il sentimento. Voglio River Regent. Follia totale. Adesso devo assolutamente prendere Sonic Shrieker e fare il mazzo Draghi, Super Draghi. Va bene, bellissimo Wisdom Guidance. Però già ne abbiamo uno. Forse lo giocheremo, forse no. Ho passato Jeskai Revelation alla destra. Ho passato Jeskai Revelation. Non ci posso credere. Abbiate pietà di me, abbiate veramente ragazzi pietà di me, perché va bene, sì, sono contento, ho preso un Marang River Regent, però cioè, è come scegliere tra, non lo so, Ana de Armas e Scarlett Johansson, cioè ciò che lasci, è come scegliere tra Kabute o Manite, ciò che lasci lì nel Monte Luna ti tormenterà per sempre. Sono il Shrieker dentro al mazzo, sono contento di aver preso Bloodfell Case e Blossoming Sands. Andiamo oltre. Adesso ci serve un po' più di fixing. Penso che ora prenderò globo sopra qualsiasi cosa. A quanti draghi siamo arrivati? Di grazia. 5. 5. Tu sei una carta forte, però non sei più di tanto una carta forte in questo mazzo, perché noi siamo un mazzo difensivo che vuole andare nel late game. Questa carta in questo mazzo è una 1-1 a turno, diciamo Bitter Blossom. L'alternativa è prendere Dragon Blood Twins, che a double team vuol dire che quando attacca crea una copia di se stessa e la aggiunge alla mano, quindi tutte quante le creature con double team sono un 2x1 appiedate, l'importante è che connettano, ma penso proprio che dobbiamo prendere Evolving Wilds. Abbiamo bisogno di un po' di fixing, non possiamo fare affidamento solamente a Sentinel e Dragonstorm Globe, saremo un mazzo full penta, quindi Evolving Wilds, per quanto ci dispiaccia passare Siege, ma non è neanche lontanamente comparabile alla scelta tra Marang River Regent e Jeskai Revelation. Ah, ovviamente ragazzi, se pensate che Jeskai Revelation fosse il pick, scrivetelo nei commenti, motivatelo, me lo dite, perché Jeskai Revelation era il pick, e se riuscite a convincermi, allora concorderò con voi. E per me è 50-50, veramente, è scelta di testa, scelta di cuore. Il cuore mi ha detto Marang River Regent, e in genere ultimamente sto ascoltando sempre di più il cuore, il gut feeling per quanto riguarda giocare a Magic. Ci ho detto, Dragon Claw Strike leggermente meglio rispetto a Dragon's Prey, visto che il mana dovrebbe, in teoria, consentirci di castarlo. Quindi Strike dentro al mazzo, sopra un Marang River Regent, è una stecca da 12 che arriva all'oppo. Potremmo mai giocare Breaching Dragonstorm adesso che abbiamo 5 draghi e potenzialmente potremmo averne di più? L'alternativa è prendere Constrictor Sage, che è il pick safe. Ma noi siamo qui per fare pick safe? No, no, siamo qui per fare shoot to the moon. E qui è tosta tra Encroaching Dragonstorm e Frontier Bivouac. Però vi stupirò, ma è il mazzo draghi, devo prendere tutte le Dragonstorm. Su una carta c'è scritto Dragonstorm oppure Dragon sopra. E anche se c'è scritto Exhale la dovremmo prendere. Finora abbiamo visto 0 Exhale. Di qualsiasi colore andrebbe bene. Qualsiasi Exhale mi passassero lo prenderei e lo metterei dentro al mazzo. Così come metterò adesso Dragonstorm dentro al mazzo. Ci sono delle Exhale? No, ma c'è la carta che volevo. C'è Dragonstorm Forecaster e non ho mai visto proprio un Forecaster deck rispetto a questo, proprio è il deck forecaster supremo. Quindi dentro al mazzo spiazze per Tranquil Cove, spiazze per Timur Devotee, per questa terra che fa surveil, non ce ne può fregare assolutamente di me. Drago dentro al mazzo, non voglio neanche vedere il resto della busta, è un drago, è un drago, è un counter a Shock Brigade, quindi va benissimo, lo giocheremo. Marang River Regent, tra le altre cose, ti dà questo piano per il late game, per cui anche se tu non volessi castarlo, no? Fai contro un bianco-nero che ha monorimozioni. Qua prendiamo Easy, Rugged Island. A monorimozioni dici, vabbè, lo voglio slow rollare se non ti serve più di tanto quel vantaggio tempo di slamardo di sesto e fare doppio bounce. Se ti restano tipo 10 carte nel mazzo, a furia di fare draw 3, then discard a card, ripeschi Marang Regent, fai draw 3, then discard a card, lo ripeschi, cioè ti dà questo piano interminabile per late game che è fortissimo. Qui prenderemo una 3-3 a 3 con limited added value, oppure sneaky veramente una 3-2 che guadagna 2 vite. Prendiamo una 3-3, dai, la carta è leggermente migliore, ma quasi, almost, che avrei fatto quest'altro. Allora, qui invece ci hanno passato il nulla. No, in realtà non è il nulla. Leopard
Actually, Leopard it's playable. Perché sì, non siamo un mazzo offensivo, però è una creatura con 4 di forza a 3 mana. Quindi trada fino ai drop a 4 dell'avversario, quindi sarei felice. Eccolo qui, l'Exale che avevo chiamato, è tornato, sì, routine, rampiamo, non me ne frega niente, questa carta è Doomblade che guadagna 2 vite in più in un mazzo draghi, quindi dentro al mazzo, Whisper, forse lo giocheremo, molto probabilmente no, Leopard non lo so, non giocheremo mai 2-1 Haste in questo mazzo, e non daremo volare sicuramente i nostri draghi. Adesso sarebbe stato un bello spot per pescare, per trovare un'altra Jeskai Revelation. Però, no, vabbè, ragazzi, non posso lamentarmi più di così. Cosa fa la carta Alchemy? L'avevo letta questa carta. Questa spell costa uno in meno per ogni drago nel tuo mazzo. Cerca un drago. Quindi noi abbiamo 6 draghi, giusto? Abbiamo 6 draghi. Quindi se la peschiamo di mana iniziale, questa carta è a un mana, pesca un drago e Harmonize costa 6 di meno, quindi a 4 pesca un altro drago, un 2 per 1. Un po' greedy, un po' eccessivo. Diciamo che forse molto in exile, è leggermente me. Quasi che vorrei prendere Mystic Monastery. Però dobbiamo arrivarci al late game. Tanto il card advantage ce l'abbiamo, ragazzi. Il card advantage. Questo è un drago dentro al mazzo. L'alternativa è a 2 mana una 3-2. Buona, ottima. Però sarebbe il colore del quinto splash. Il quinto colore del mazzo. Poi renew a doppio nero è praticamente proibitivo. Esilia questa carta dal tuo cimitero. Metti 3 pallini su una creatura che controlli e perpetually gains disability, quindi continua a passare questa abilità over and over again, metti 3 pallini su un pezzo, quel pezzo muore, va al cimitero, poi lo puoi fare renew di quell'altro pezzo al cimitero, mettere 3 pallini su un altro pezzo, bla 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 bla, che al mercato mio padre comprò. Drago nero, occhi rossi, oppure Glacial Dragonant che è troppo forte in questo mazzo, cioè non posso non prendere Glacial Dragonant. Va bene, va bene. Se avessi avuto quella carta che contava tutti quanti i draghi, forse potevo prendere Drago Nero, ma va bene anche così. Questa carta... c'è Globo. Leggeremo questa carta, ma poi prenderò Globo. Come costo addizionale per casare questa spell, puoi fare Behold di un Dragon, quindi è come se fosse un Exile. Un giocatore bersaglio scarta una carta con il greatest mana value among cards in their hand, quindi scarta dalla mano, non decide neanche. Arena guarda direttamente la carta con il mana value più alta e la scarta. Se un drago è stato mostrato, oppure sullo scampo di battaglia, gli esili il cimitero. Bellissimo, mazza che schifo. Globo, passo. Sono finiti i draghi? Sono finiti i Mario Draghi? Però c'è Oblivion Ring che a me non dispiace sicuramente. Alternative non penso che ce ne siano, quindi O-Ring, welcome to the deck. Is it time? What time is it? No, it's not the time. It's not the time. Potremmo prendere il secondo Boulderborn per dare ancora più consistency. Avessi avuto il secondo Forecaster l'avrei preso. Qui è tra Channeled Dragonfire oppure Knockout Maneuver, a seconda di cosa vogliamo fissare meglio. Quale matchup vorremmo essere più confidenti? Aggro oppure midrange? Questo è più forte contro midrange, questo è più forte contro aggro. Decidiamo, TikTok TikTok, contro aggro non dovremmo essere messi malissimo. Diciamo che settiamoci leggermente meglio nei confronti di mid. Dai però, lo sapevo che dovevo prendere Boulderborn. Lo sapevo, ma questo mazzo è pieno di playable, questo pacchetto le voglio tutte, voglio Feral, voglio Castic Exhale, voglio Dispelling Exhale. Però questa carta è busted. Ragazzi, Forecaster in questo mazzo è busted. La devo prendere assolutamente. Adesso vorrei un po' di draw discard. Abbiamo solamente Marang River Regent. E quali altri draw discard? Ah, è Dragon Hunt. Il senso è questo. Se già ho Forecaster per terra che mi sta trovando i globi e il Boulderborn, l'altro vorrei fare pesco scarto. Quindi lo scarterò su Dragon Hunt, il secondo. Quindi non è così tanto un peso giocare 2 Forecaster, considerando che Isola Forecaster è la partenza più forte di questo mazzo, perché fai Isola Forecaster, di secondo tappi 2 e cerchi il globo, di terzo fai il globo, e poi puoi trovare Boulderborn ed è Serra Angel, gratis, hai speso una carta per trovarlo, quindi è un play pattern fortissimo. Qui prenderemo Dragon Spray, lo metteremo, tanto abbiamo tutti quanti colori, ma perché? Perché c'è Bargain ottavo pick. Io vorrei andare a trovare questa gente e chiedere come faccia a non esserci una sola persona, non dico in Sultai, ma in verde blu, in verde nero, in qualsiasi color pair possibile,
Sì, voglio un altro bargain. C'era Exhale, c'era di tutto in quella busta, ma bargain non si passa. Bargain non si passa. Guardatemi negli occhi, non si passa. Oh, detto ciò, un'altra 2-1, un counter raro, una 1-5 reach, che in realtà mette le carte dal cimitero to the bottom of its owner's library. Magari se mi muore Marang River Regent me lo vado a riprendere. Draghi come se piovesse. Ma sono così pazzo se prendo il secondo Boulderborn con doppio forecaster? Sono così pazzo? No, non sono pazzo. Questa carta sì è mille volte più forte di questa. Ma ho due forecaster. Ragazzi, ho il mazzo Dragonstorm Forecaster. Abbiate pietà di me. Forse giocheremo Timur DVT. Forse no, chi lo sa. Forse giocheremo Narset Rebuke. Forse no, chi lo sa. Quanti draghi sono arrivato? 7. Chi diavolo ha preso quella sorcery che va a cercare i draghi? C'è un altro giocatore di draghi penta dentro sto sit. Ma perché mi passate Feral come penultimo pick? Basta, mazzo busted, ho tutto tranne Jeskai Revelation. Però col senno di poi, guardate questo mazzo. E ditemi se avere quello che è probabilmente il drago più forte del set, no joke, perché mi sa che Marang River Regent è più forte dei draghi mitici, o perlomeno ha una win rate più alta dei draghi mitici. Se prendere il drago più forte del set in un mazzo che ha Breaching Dragonstorm, Encroaching, doppio globo, quindi Marang River Regent entra come una 7-8 il 90% delle volte, abbiamo mono cose che ci scombano, quindi doveva essere quello il pick. Con sommo dispiacere, però sono aperto a consigli, sono aperto al fatto che possiate argomentare per Jeskai Revelation e sarei contentissimo se lo faceste. Detto questo, dobbiamo fare un po' di cut, quindi torniamo tra 3, 2, 1, via. Ed eccoci tornati qui con questo mazzo pazzo. Pentacolor, draghi. Se una carta ha scritto sopra Dragon è dentro al mazzo, proprio ad eccezione di nessuna. Abbiamo fatto due cut particolari che forse non vi sareste aspettati. Abbiamo tagliato entrambe le Dragonstorm con i seguenti criteri. La Dragonstorm verde, perché già rampiamo abbastanza di nostro, con doppio globo, che con doppio forecaster è quasi garantito, è come se giocassimo 4 globi all'interno del mazzo, ed è anche il motivo, il fatto che noi giochiamo doppio forecaster, del fatto che abbiamo non uno ma entrambi Boulderborn Dragon. Voglio dare quanta più consistency a questa strategia, la partenza di cui dicevo prima, ovvero forecaster di primo, che è anche il motivo per cui stiamo giocando più isole e più fonti blu in assoluto rispetto a qualsiasi altro colore, mentre invece il mazzo di base è un mazzo blu rosso, e poi torneremo su questo. L'altra Dragonstorm, proprio a causa di Forecaster, è stata rimossa perché il pacchetto Forecaster aggiunge troppa variance alla Dragonstorm, ovvero la casto di quinto, faccio Cascade, se casco un drop a 1, è una tempo loss, un tempo swing in favore dell'avversario troppo forte da attutirne il colpo, quindi vorrei cercare di minimizzare la variance all'interno del mazzo per quanto riguarda carte di questo tipo. Già c'è una variance per quanto riguarda la mana base, in realtà dovremmo darne consistency tramite Sentinel e doppio globo, quindi la mana base perlomeno dovrebbe funzionare. Per il resto, il nostro pacchetto di spell in early viene bolsterato dai draghetti, quindi abbiamo uno scarto pesco, un tap addizionale, quindi di base se metti le removal, se le sposti qui sulla destra, che le removal tanto le puoi castare di quarto, quinto, sesto, indifferente, quando troverai il target corretto, noi di base, come dicevo prima, siamo un mazzo blu-rosso, anche Runescale, Stormbrood sono dei counter a 2, quindi queste qui sono tutte quante spell nei colori di IZ che io voglio nei primi turni, che è il motivo per cui giochiamo 8 fonti blu, 6 fonti rosse e poi tutto il resto, insomma, giochiamo 3-4 fonti di base, di norma per quanto riguarda la mana base, più le Sentinel, più i Globe, e quindi dovremmo arrivarci perfettamente. Però il fatto che di base siamo IZ non ci permette di giocare carte come Enoch Wayfarer, che invece sarei stato contentissimo di includerlo all'intro del mazzo, però non possiamo permetterci di castarlo in maniera consistente di secondo, così come non possiamo permetterci di castare in maniera consistente di terzo Timur Tony Beck. Ciò detto, procediamo, facciamo il primo game giocato, perché vi do purtroppo questa brutta notizia, partiamo da una loss, perché ieri mentre stavo registrando è successo un fenomeno
particolare. Il mio PC è impazzito e ha fatto eject di tutte quante le periferiche USB, compresa chiavetta wifi, mouse, webcam, qualsiasi cosa. E quindi abbiamo purtroppo perso una game da disconnection. Ma va bene così, partiamo con un punto di penalizzazione. Il mazzo è decente, dovremmo riuscire a gestire il punto di penalizzazione nonostante tutto. Terra Forecaster, cosa c'è di meglio? Assolutamente nulla, passiamo. Non facciamo Glacial Dragon Hunt, che sarebbe pesco e basta. Ieri una persona mi ha fatto pesco e poi scarto quando io non avevo una creatura. Mi raccomando ragazzi, non fatelo, perché Dragon Hunt è una di quelle carte che non dice you may, ma fa 3 danni a una creatura e il target lo deve trovare per forza. Se l'unico target è una delle tue creature, allora sei costretto a sparartela da sola. In questo caso io sarei stato costretto a spararmi Forecaster. Ciò detto, Globo, passo. Avremo modo di fare Dragon Hunt su Forbear a prendere questi 3 danni. Non dovrebbe essere la fine del mondo. Il turno dopo facciamo Dragon Hunt più ci andiamo a tutorare Boulderborn Dragon, così lo possiamo slammare come un Serra Angel il turno dopo successivo ancora. Ciò detto, perdiamo 3 danni, l'avversario gioca Abzan, sta decidendo se fare una rimozione su Forecaster. No, fa una spell Broken, che ho già sentito, è uscito oggi il set, la gente già si sta lamentando di questa carta. A un mana quando metti un pallino su una creatura che controlli, ti vai a cercare dal mazzo una creatura, cioè Arena te la cerca per te, è sick, no, non search your library for. Quella carta creatura prende +1/+1 forever. E basta, è già ridicola così. Metti un pallino su una creatura e peschi una creatura gratis. Ciò detto, cosa vogliamo fare? Quindi se gli spacchiamo Alchemist Assistant, va al cimitero, può mettere Leffling Counter, però Ardent Bonds triggera specificatamente per i pallini +1/+1, quindi not any kind of counters. Quindi questa creatura possiamo permetterci di tenere su. Penso sia easy, Glacial Dragon Hunt. Peschiamo, scartiamo Temur DVT, perché no? Perché le altre spell mi piacciono un po' di più. Quindi Temur DVT, facciamo 3 danni qua, s'il vous plaît, la scimmietta la bloccheremo. Siccome non possiamo permetterci di fare bargain facendo isolo a questo punto, a questo prezzo, tanto vale che facciamo Blossoming Sands e passiamo con, tenendo aperto Forecaster, che possa andarci a tutorare Boulderborn, sperando che l'avversario non faccia Host of the Hereafter, la 4/4 che si mette 2 pallini da sola, che sarebbe in più. Vatti a cercare una creatura dal mazzo che prende +1/+1 perpetually. È mostruosa, come fa a costare un mana con l'incantesimo? È assolutamente rotto, ma siccome è una carta di Alchemy la fixeranno, insomma, tempo un mese. Eccola qui la carta che mette pallini, disastro, mette pallino sulla scimmia, yes. Andiamoci a cercare un'altra carta dal mazzo, va bene. Tu ti tutori una creatura, anch'io mi tutoro una creatura, mi vado a tutorare Serra Angel, opponent. Eccolo qui, il nostro Serra Angel. Quindi passiamo, stappiamo, draghetto, terrapasso, con l'intenzione, dopo che questo draghetto ovviamente morirà e noi andremo a 13 vite, il turno dopo ci andremo a tutorare un altro draghetto e castremo un altro draghetto e prima o poi il mio avversario finirà le rimozioni. E se lui non finirà le rimozioni io farò bargain e farò altri draghi e prima o poi li finiranno le rimozioni, prima o poi un drago resterà sul campo di battaglia. Giusto, opponent che gioca Abzan. Allora, questo drago ci lascia, giusto? Non ci lascia questo drago? Non ci lascia questo drago? E io ora pesco pure Runescale Stormbrood, che quasi tengo come un counter. Allora, quale di queste è la minaccia maggiore? Questo qui non può essere bloccato da creature, ma io penso che Runescale me lo terrei come counter perché mi immagino quasi che l'avversario fa uno Snakeskin Veil, io lo countero e l'oppo tipo esplode direttamente, una cosa del genere. Allora, la giocata stupida sarebbe attaccare, andarti a tutorare un altro drago, castarlo, tutta festa, no? Però, se facessimo una giocata ancora più intelligente, che potrebbe essere strike su qualcosa, levargli un pezzo, magari levargli, che ne so, Tungard, così che non pesca in nessun modo, non gli diamo ulteriore vantaggio. Quindi gli facciamo un sacco di danni, per prima cosa. Partiamo da questo concetto, gli facciamo un sacco di danni. 8 danni va a 16. Si riprende Forbear, ma non hai il mana per pagarlo. Combat, ti picchio. Faccio Surveil di isola al cimitero. 8 danni a te, s'il vous plaît. E poi faccio pianura, pardon, e passo con aperta l'attivazione di Forecaster che va a prendere il secondo Boulderborn o il secondo globo, oppure il counter, a seconda di quello che fa l'avversario. Questo qui è counter target spell with mana value 2 or less, quindi non è spell snare, magari fa Piercing Exhale, purtroppo per noi fa esattamente Dragon's Prey,
male. Fortunatamente le abbiamo tolto Tungard, quindi non pescherà di scimmietta. Questo qui purtroppo siamo costretti a farlo risolvere. Sì, assolutamente sì. Però i prossimi draghi non dovremmo avere problemi a gestirli. Qui prendiamo 6 danni, anzi, piuttosto che tutorare un Boulderborn, potremmo anche castare Bargain ora. Perché no? Perché non dovrei? Il turno dopo quanti mana avrei? 3, 3, 6, 1, 7, 8. Quindi potrei fare Boulderborn tenendo aperta attivazione più Bargain più Counter. Però poi se fa removal su Boulderborn again andiamo a 4, un po' un problema. E in realtà questa qui la vorrei tenere aperto sempre, Runescale Stormblood, perché la maggior parte delle spell che potrebbero mettere pallini sulle segurature si castano a 1 o 2 mana. Quindi io non vorrei farli proccare Bonds, non vorrei che Breaker diventasse una 4-4, una 5-5 e facessi difficoltà a castarla. Quindi ci terrei piuttosto a fare questo bargain ora. Verrei punito se vedessi qui Boulderborn e quindi non potrei andarmela a tutorare. Forse per una questione di proprio value puro, per una questione di mana efficiency dovrei castare Bargain. Per una questione di value puro non vorrei rischiare di vedere Boulderborn con Rakshas's Bargain e stare costretto a pescarlo o mandarlo al cimitero, in ogni caso perdere il value di Forecaster. Quindi andiamocelo a prendere adesso. E incrociamo le dita che l'avversario non abbia un secondo Dragon Spray, insomma, una seconda rimozione che io non possa canterare. Quindi questo, tra l'altro, Feral, ottimo. Quindi facciamo Boulderborn e ora passiamo again con questa split di instant. Se l'avversario non fa niente facciamo bargain a fine turno, se fa una rimozione dovremmo counterare con Stormblood. Vediamo. Idealmente attacca. Esatto, se fa questo attacco io faccio blocco, idealmente attacca con l'intenzione di vincere con una combat trick, ma se fa così e basta va benissimo. Scimmietta muore, si può riprendere Forbero dal cimitero, va benissimo opponent. Forse pensava che questo qui funzionasse con any counters, fa una 3-1, va benissimo, non ce ne può fregare di meno. Dopodiché Abzan Devotee, che è una 3-2, deve risolvere, certo, non ci dispiace minimamente, bargain a fine turno, quindi esattamente quello che avevo envisionato che sarebbe successo. Globo purtroppo lo mettiamo al cimitero, e va bene così, anzi no, lo prendiamo, perché questo forecaster oramai non fa più nulla visto che abbiamo finito i target. Quindi prendiamo Eshki, yes please, e mi sa che possiamo anche permetterci di fare Eshki into Terra Globo, tenendo aperto il counter, anzi potremmo anche fare Globo e basta. Tenendo aperto Stormbrood. Lo facciamo prima della combat perché Eshki deve triggerare. Peschiamo Isola. Attacchiamo, facciamo Surveil. Exhale assolutamente in cima. 4 danni a te. E Terra posso permettere di farlo? Assolutamente sì. Potevo anche fare Glacial Dragon Hunt, ma non penso di averne strettamente bisogno in questo spot. Vediamo Loppo cosa ci propone. Attacca, abbiamo sempre il counter aperto. Se attacca così così io faccio block. No worries. Don't you worry child. Che sta per succedere? Cosa sta per succedere? Counter. Counter. Prima paga e poi counter. Prima paghi e poi counter. L'unica sfortuna di questa cosa è che siccome si shuffla nel mazzo l'Omen mi perdo molto in Exhale. Però voglio dire, mi sopravvivono entrambe le creature. Penso che tipo l'opponent mezzo concede dopo questa cosa. Voglio dire, sta a 18, ma le sue vite tenderanno a finire molto velocemente. Va bene, ti riprendi Abzan Devotee. Va benissimo. In teoria adesso potrebbe bloccare con Merchant, mettere un pallino, tutorare un'altra creatura, ma è finito il game. Quindi uno pari, let's go. Let's go. Allora, game 2 con il Forecaster That Deck. Comunque, se ve lo steste chiedendo, sì, stavamo stravincendo il game che abbiamo perso per disconnessione. Avevamo appena fatto pesco scarto e avevamo pescato 2 draghi al prezzo di 1, ma va bene così. Barang River Regent poteva essere una Jeskai Revelation. E invece faremo Sentinel che va a trovare bianco. A questo punto voglio tutti quanti i colori di mana. Perché no? Perché no? Sicuramente non la slorollo fino al punto in cui non avrò un drago. Il bianco a cosa mi serve? In realtà abbiamo leggermente sbagliato, per quanto abbiamo assolutamente sbagliato per quanto riguarda la mana base. Dovevamo fare isola foresta e non montagna, perché così avremmo potuto castare Bargain di terzo, dovessimo pescarlo. Quindi siamo stati un po' polletti da questo punto di vista. Il bianco a cosa mi serve? Per Shrieker e basta, e Stormplane Detainment. Ah, e Ossis Exhale, sì, quindi assolutamente pianura in cima al mazzo, go!
Ma in ogni caso non avremo pescato Bargain perché metto terra in cima, quindi cosa diavolo sto dicendo di grazia? Però adesso dobbiamo non introdurre la pianura e adesso fare o palude o foresta nel caso in cui il prossimo turno allora top deckeremo. Rakshas's Bargain, vediamo Loppo cosa gioca. Quadricolor con le foreste di Lost Cavern of Ixalan. Quindi Timur, Sultai, Song of Season, così che è una carta abbastanza forte, magari non eccezionale, è Cultivate, ve la posso leggere per in sostanza il limited è Cultivate, con un upside, va a cercare una montagna, una foresta e una non mountain, non forest, una la mette sul campo di battaglia, una la pesca e una la mette al cimitero, quindi è Cultivate con value addizionale, ma il limited sostanzialmente è Cultivate. Quindi va bene, questa cosa è successa, Loppo guadagna una vita, noi stappiamo, attacchiamo per 2, facciamo una foresta e passiamo, con l'intenzione molto probabilmente di fare Marang River Riget nel caso in cui non spendessimo Molten Exile, perché sì, è vero, la 6-7 che fa doppio bounce è fortissima, però anche fare card advantage potrebbe essere forte in questo spot, soprattutto iniziare a trovare il primo forecaster, andarci a prendere i globi, fare Boulderborn come una 4-4, una 5-5, quella lì è la vera forza del mazzo, il card advantage, carte che pescano altre carte, che pescano altre carte. Non mi aspetto che questa 6-7 faccia coast to coast con questo asset di carte che abbiamo in mano e con Loppo con tutti i colori di mana disponibili e 8 carte, quindi avrà una risposta in qualche modo, soprattutto se ha accesso al nero. Fosse stato straight Teamer, attenzione, Rain Veil Rejuvenator, gioca un ramp l'avversario, questa qui è una carta che di solito non si vede. E non l'ho mai inclusa nei miei mazzi, tranne quella una volta che ho avuto il permesso di poter giocare Eugene, giocavo un Rain Veil Rejuvenator, cosa che mi fa pensare piuttosto, guarda qui tra l'altro, Territorial Strike, Timur, belle carte, cosa che mi fa pensare, allora a questo punto, a questo prezzo preferisco spaccarglielo per non dargli troppo vantaggio mana il turno dopo, ma anche se non dovesse avere un drop a 7 da castare il turno successivo, con 6 carte in mano, già soltanto il fatto che possa fare doppia spell il turno dopo è abbastanza vantaggio da giustificare il fatto che io voglia fargli Molten Exile sopra. Ora il mio dubbio è, preferisco essere completamente mana efficient e fare pesco 3 scarto adesso e poi stappo e faccio Molten Exile magari un drop a 3? Oppure faccio Molten Exile adesso e poi slammo Boulderborn? Ma in ogni caso River Regent, dal momento che tra le altre cose non ho neanche la doppia isola, vorrei spenderlo come pesco scarto. Quindi tanto vale che lo faccio adesso per essere completamente mana efficient. Fantastico, bellissimo. Scarteremo terra tappata, così che il turno dopo potremo fare pianura, Molten Exile tappando la montagna e pianura e tenendo aperto Bargain, proprio poesia questo sequencing, 2 danni a te, go! Siamo leggermente in vantaggio, ma non ancora, anche perché perderemo un sacco di tempo a fare bargain e soprattutto l'unica cosa che possiamo fare in questo spot è slammare una 3-3 sul campo di battaglia. Quindi se Loppo fa una creatura molto forte, la nostra unica rimozione è un Dragon Claw Strike, non riusciamo a rimuoverla. Audacious Knuckleblade a 3 mana, una 4-4 carta di Alchemy, a 3 exhaust, quindi attenzione, prende in prestito la meccanica da Hyderdrift. A 3 mana si va a cercare una carta chiamata come se stessa, quindi va a cercare un'altra copia di se stessa, ma è raro che, voglio dire, gli avversari ne abbiano draftate più di una copia all'interno dei propri mazzi alchemy, e inoltre può fare Surveil 2 alla stappi e dà haste a tutte quante le creature che controlli, quindi in sostanza il limite è una 4-4, poi se dovesse averne un'altra copia nel mazzo e se la va a tutorare adesso, buon per lui, noi per non sbagliare facciamo Rakshas's Bargain e vediamo cosa ci dice il nostro destino. Sperando che Loppio dovesse avere un counter, ma se anche dovesse avere un counter, noi ne facciamo un altro il turno dopo. Drago? Double Dragon? Yes, please. Double Dragon. Tenendo aperto il counter il turno dopo. Dragon Spray, ottimo, perché possiamo rispondergli il pezzo. Mi sa che lo facciamo direttamente adesso, giusto? Terra, Dragon Spray. L'alternativa è slamare Drago per terra, ma è un po' slow in questo spot. Preferisco continuare a fare leverage del fatto che è una 2-1 per terra e mandare l'avversario un po' più basso, anche perché questo qui è il target ideale per Dragon Spray, sperando ovviamente che non ha. Se ha Veil glielo canteremo adesso. Ah, ok. Stavo dicendo, vattene a cercare un altro dal mazzo, sarebbe stato
comico se ce l'avesse avuto. Comunque 15, go, tenendo aperto Stormblood. Purtroppo non riusciamo a tenere aperto Bargain perché l'unica fontanera ce la siamo dovuta spendere per Dragon Spray, ma va benissimo così. Ops, perché l'aveva pescato. Ce l'aveva veramente, ma l'aveva pescato in mano perché così lo va a tutorare dal mazzo. No, fa Timur Battle Crier, che è una 4-3 che sconta di 1. Tutte quante le spells you cast cost 1 less to cast per ogni creatura con power 4 greater, quindi le sconta di 1 per il momento. Sul Tide Devotee ci interessa così tanto una 2-1 Death Touch, oppure possiamo permetterci di farla risolvere? Penso che l'accountero semplicemente per una questione di mana efficiency, perché non penso che potrò permettermi troppi altri turni successivamente di avere il mana aperto per Chilling Screech di Runescale Stormblood, e se adesso risolve una minaccia più importante, so be it. Forecaster va benissimo. Forecaster il turno dopo ci va a prendere il globo, motivo per cui non voglio fare bargain adesso, proprio per non rischiare di trovarmi manualmente i tutor target di Forecaster. Quindi questo qui sarà un turno in cui farò Forecaster, Drago passo, Stormshriek attacco, così inizio a mettere per terra un pezzo su cui eventualmente fare strike il turno dopo. Devo solamente decidere quale Drago a 5 fare. Prima di tutto castiamo Forecaster e vediamo se l'avversario lo stop. Sì, potrebbe avere un counter. Quindi a questo punto quale dei due voglio farmi contrarre? Diciamo Boulderborn, perché una spell interattiva ce l'ha. Avrò counter no, quindi avrà una rimozione a fine turno. Vediamo, ha 3 carte in mano. Speriamo che non faccia qualcosa di troppo forte sull'untap. E di carte troppo forti veramente ce ne sono una palanca e mezzo. Se è removal e basta, va bene. Questo qui adesso ovviamente è una removal di Alchemy, quindi è molto forte. Ha 2 mana, 3 danni e un pezzo. E poi la prossima spell che casta pesca una carta. Quindi ci ha fatto un 2x1, ma poteva andare sensibilmente molto peggio di così. Il turno dopo possiamo andarci a prendere un globo. Prendere questi 4 danni non sposta più di tanto la race, visto che comunque se ricambiamo per 2. Turno dopo sarà a terra, ce ne va a prendere il globo. Passiamo con bargain aperto, giusto? Potremmo anche slammare Feral, ma Lop ha 3 carte in mano, molto probabilmente avrà una rimozione. Quindi io direi di fare danni. Avere il primo globo per terra molto molto value. Già semplicemente non pescare il globo a value. Toglierlo dal mazzo in maniera tale che non posso pescarlo naturalmente nella mia draw step, però Arena mi devi tappare bene, grazie. S'il vous plaît, perché devo avere bargain aperto dopo aver fatto globo. Se mi counter a globo va bene, non è un problema. Go. Questo sconta solamente nel suo turno, giusto? Quindi non nel mio. Cosa le è rimasto? L'avversario ha almeno un'altra rimozione in mano. In Timur devo dire che non fa granché. No, in realtà previene che io faccia questi poking di 2 danni di Sentinel, ma so be it. Andiamo a 12, va bene, sperando che siano gli ultimi danni che prendo da sta 4-3. No, mi sa che un altro attacco me lo prenderò to the face. Vediamo se questo bargain risolve. Oh, Sonic Shrieker sarebbe ottimo adesso. Eccolo qua, basta chiamarle le carte. Cioè veramente Magic è molto molto semplice. It all boils down to this. Potevo mettere no, alla fine avrei avuto un altro target a prescindere. Stavo dicendo, potevo mettere lo stop all'upkeep. Se avessi avuto un solo target di Forecaster l'avrei fatto, per non rischiare di pescarlo. E infatti l'ho pescato adesso, però fortunatamente ho l'altro Boulderborn. Non avessi avuto questo globo, avessi avuto soltanto Boulderborn, avrei dovuto mettere lo stop all'upkeep e evitare di pescarlo manualmente. Ciò detto, possiamo attaccare e poi fare terra, globo, Shrieker come una 6-6 e spaccare di Timur Devotee. Oppure possiamo fare Shrieker to the face che li fa Elica da 2 e li fa scartare una carta. Ma l'avversario un'altra terra in mano ce l'ha sicuramente. L'alternativa è fare globo, Feral e slow rollare Shrieker quando gli rimarrà solamente una carta in mano, che sarà più probabilmente una spell. E nel frattempo si prende una palanca di danni da Shrieker. In realtà no, perché sicuramente ci avrà un modo per spaccarlo. Ah, sicuramente facciamo sto globo. Partiamo da questo presupposto. Sto globo deve stare per terra. Dopodiché sono 4, 2, 6, 1, 7. Se dovessi fare terra, Feral risolverebbe anche tramite un Exile. Ma Exile non penso che ce l'abbia, Exile blu, perché altrimenti l'avrebbe castato un paio di turni fa. Terra, l'unico motivo per non farla è se volessi scartarla di flash out, di discard a card, draw to cards di Stormshriek Feral, ma mi piacerebbe piuttosto giocarlo. Potrei anche andare a tutorare Boulderborn adesso e castarlo, che forse è un attimino meglio, mi piace un po' di più, perché così lo tolgo dal mazzo. Opponent. Ora sto Forecaster ha smesso la sua utilità e dal prossimo turno potrei iniziare a ciambloccare Loppo, perché io ho fatto una 5-5. Sta 5-5 già di per sé la deve rispondere.
E dopo che avrà risposto questa, faremo questo, faremo questo. Insomma, draghi come se piovesse. Come morirà sto Boulder Bone Dragon? Perché in qualche modo dovrà esplodere. Di Sarkhan Resolve. Va bene, va bene. Purtroppo Loppo pesca una carta. Allora, il piano base dovremmo riuscire a grindare l'opponent con i nostri draghi. Se Loppo se la mona mitica adesso abbiamo perso, ma non possiamo farci più di tanto. Champion of Dusan va benissimo, tra l'altro potremmo anche mangiarlo con Shrieker. Loppo attacca, questi danni li prendo, in realtà molto più probabilmente lo traderemo con Sentinel. Il turno dopo abbiamo mana per fare Drago Drago? Mi sa di sì. Addirittura potremmo fare Eshki. Più il suo stesso Dragon Call Strike. Combo, flavor combo, flavor combo. 5 e 5, 10. Facciamo Shrieker, ti scarto una carta dalla mano, poi Feral ti meno. Mi piace un po' di più, e poi il turno dopo facciamo Eshki e li leviamo. Se dovesse fare un pezzo grosso, glielo spacchiamo con Dragon Call Strike. O più probabilmente, cioè facciamo Dragon Call Strike su Shrieker e faccio 12 danni. To the face. Quindi scarto una carta, s'il vous plaît. Un'altra terra sarà un Glacial Dragonant. Va bene, dopodiché faccio opponent una 5-5. Volare rapidità che ti viene a cercare. È una rimozione? Hai Bewildering Blizzard. Tosta. Tosta, tosta, tosta. Se c'era una carta che poteva fargli riprendere questo game era questa, seguita da Ureni di Unending Song. Che quello non è, fortunatamente. È solo un Lotus Light Dancers. Quindi va bene. Cosa si va a mettere? Il cimitero, quindi va a tutorare una carta nera, una carta verde e una carta blu. Potrebbe andare a prendere Carsey Revenant, ovvero il Vampire Nighthawk che mette un segnino Death Touch con lo lifelink e un segnino volare. Però il Renew di Carsey Revenant si fa con doppio nero, che l'avversario non ha. Si va a cercare Wayfarer e Nightwatch. Quindi si toglie 2 spell dal mazzo per fare in modo che non le peschi nei turni successivi. Va bene, però ha finito il Renew. Diciamo la spell che si sarebbe dovuta andare a... Winter Night Stories. Dobbiamo chiudere l'avversario in fretta e furia. Al momento abbiamo Lethal per terra semplicemente con i draghi. E anche se dovesse fare rimozione su uno dei due, Strike è Lethal. Quindi dovrebbe avere una rimozione, sì, ma farla instant. Quindi fare terra e tenere aperto Dragon Spray. Potrebbe essere una motivazione. Oppa un po' flodatino, però insomma è quello che si merita per giocare terre scordinate. Questa di Ixalan, questa stupenda per amor del cielo, però di Lord of the Rings. Questa di Bloombarrow, questa di Murderers at Karlov Manor. No, non fate queste cose ragazzi. Cioè a Magic ci vuole stile per vincere. Glacial Dragonant va bene. Dopodiché potrebbe scartare una carta adesso, fare 3 danni su Feral, poi fare 2 danni in qualche altro modo, ma Dragon Strike è lì a prescindere. Questo era un out di Ergorelan Dragon. Mi spacca Shrieker. Non basta lo stesso purtroppo per te opponente. I have this... Oh, no, non se fa Piercing Exhale tramite Dancers. No, è lì dallo stesso perché Feral si pompa. Quindi pure che si riprende queste 2 vite, rivela un drago, bellissimo. Questa qui è una 5-5 volare, quando entra sceglie terra o non terra e si pesca 2 carte del tipo scelto. Va a 12, però è deceduto. A meno che questa qui è una fight. A meno che non faccia la rimozione sulla creatura con lifelink. Mi basta farla su una qualsiasi altra creatura. Potrebbe avere forse Snakeskin Veil. In realtà la risposta è no, perché vabbè, blocco, è irrilevante. Basta che non andiamo troppo bassi di vite. E magari fa Veil adesso, ma è irrilevante perché Strike comunque sia ha 2 target, quindi anche se dovesse fare Veil risolverebbe lo stesso e pomperebbe Feral. Terra, in realtà ora che ha terra aperta, no, l'unica cosa che può fare è questa. Cunning Azure Scale. Potrebbe pescare carte con Winter Night Stories, ma facendolo andrebbe tapped out e poi perde da questa carta. Va bene, va bene. Qui è lo spot in cui dovremmo dire good game, però non lo fate ragazzi, cioè siate sempre dei good sport, siate onesti e leali nella vittoria e nella sconfitta. Quindi strike così, questo in realtà tecnicamente dovremmo pompare prima per fare più danni, se fossimo intenzionati a fare più danni. Questo spacca questo, sì. E 12 danni a te.
non c'è nebbia nel formato, però ci siamo intesi. Va bene, 2-0, l'avversario aveva un bel mazzetto. In realtà ci ha detto bene che avevamo questo Dragon Claw Strike e siamo riusciti a chiuderlo di combo. E abbiamo in pratica fatto Timur Battle Rage, perché altrimenti Lop ci avrebbe tranquillamente grindato di card advantage, Perché tra Dragonstorm, che adesso ha scartato, però se non si fosse ritrovato costretto a dover trovare necessariamente una rimozione il prima possibile, l'avrebbe tenuto in mano, avrebbe pescato, Bewildering Blizzard, questo drago, la 5-5 va a cercare altre due carte, bla bla bla, doppia Winternet Stories, quindi ci ha detto bene da quel punto di vista, ma Stories è una carta fortissima, 3 mana, una rara che pesca 6 carte in 2 turni back to back, quindi buono, 2-1, let's go. Eccolo qui l'avversario. Mythic, di già. Jaceman Sculpture, c'hanno tutti quanti l'avatar di Jaceman Sculpture a Mythic, come diavolo si fa? Va bene, keep, se male male non dovessimo pescare la terra, facciamo Glacial Dragonant per pescare e basta. A 2 mana pesco. Vediamo cosa peschiamo di secondo turno. Se bricco sulla terra lo faccio. Ho briccato sulla terra, quindi easy cantrip. Decline. Turno dopo globo, into globo, insomma. È arrivata la carta basta di Alchemy, l'avevo detto nella porzione draft, questa carta è tipo... è la Mythic Uncommon del formato, ma oltre le Mythic Uncommon, è Mythic Uncommon. Quindi adesso l'avversario casta Nightblade Brigade, ok? Ok, vediamo cosa fa questa carta. L'opponente a 3 mana ha fatto una 1-3 che il turno dopo attacca per 7. Perché fa a Mobilize 1 di base, in più a Mobilize 2, e tutti quanti i tokens hanno più 1 più 0, quindi il turno dopo fa 3, 2, 1 attaccanti. Quindi adesso dovrei spendere il mio turno a fare Dragon Spray su questa. Oppure dovrei fare il turno, quindi Dragon Spray su questa. Poi l'avversario farebbe un'altra creatura, e quell'altra creatura sarebbe una minaccia insostenibile. E ogni creatura che casterà successivamente nei colori di Mardu, una qualsiasi, anche Embermouth Sentinel attaccherebbe per 6 piuttosto che per 2. Non ha alcun senso questa carta, è completely broken. Cosa devo fare? Ho già perso. Siamo arrivati al terzo turno e posso concedere. Devo accettare di prendere 7 danni e fare Globe into Sentinel? Maybe, almeno avanzo il board, almeno mi vado a prendere, cosa diavolo ne so, sì, una terra, mi serve una terra in più per fare doppia spell, sono 5 mana, col sesto cosa potrei fare? Drop a 5 più Dragonant, non potrei farla a prescindere, farei Prey più Strike se mi dovesse sopravvivere una di queste creature, il turno dopo ancora, maybe, va bene, facciamo take action, andiamoci a prendere una, non lo so, una palude. Vai. Va bene. 7 danni a me. li accetto. Vado a 13. Che bellissimo formato. Dopodiché casto una qualsiasi creatura. Salt Road Pack Beast, che il turno dopo attaccherà per 8. Dopo aver cantreppato. E Shock Brigade, che il turno dopo attaccherà. Vabbè, ci siamo capiti, insomma. Ah no, fortunatamente le hanno dato un piccolo balance. E dice your first creature spell each turn. Quindi Shock Brigade non ha Mobilize 3, ha solamente Mobilize 1. Va bene, ci ho detto, facciamo palude concede the game. Potrei fare Strike sulla 1-3 e Dragon Spray su Pack Beast, prendere altri 7 danni e poi boh. Giusto? Dobbiamo fare così. Quindi Strike qui sopra. Così almeno gli leviamo Shock Brigade. Che sennò sarebbero stati altri infiniti danni. Passiamo con Prey aperto su Pack Beast? Maybe? Non lo so. Magari questo può influenzare l'iter decisionale dell'avversario. Il fatto che lo facessimo in combat. E se ha un modo per proteggerlo, sappino più indistruttibile, va bene, concediamo. Ok, altri 7 danni a me, vado a 6, lo accetto, opponente. Adesso magari, forse l'out che casta ecco una creatura con 2 o meno di costituzione, così magari gliela posso mangiare con Shrieker, e poi in qualche modo trado, non lo so.
Anche perché questo torna sul campo di battaglia. Fortunatamente questo qui non dice perpetually, ma dice solamente che gains mobilize. Quindi adesso torna sì sul campo di battaglia Runeblade Razer, però almeno non ha mobilize. E posso passare. Adesso l'intenzione è tradare il mio Drago 6-6 con la death touch dell'avversario. Bloccare il bloccabile. Ovviamente sono morto da removal, ma cosa ci posso fare? Removal qui sopra va bene. Into removal ti manda uno. Into qualsiasi cosa ho perso. Caustic Exhale. Va bene. Però aspetta. Wait. Ah no, c'aveva pure la trick. Ok, abbiamo perso. Va bene. Quindi siamo stati one-shottati da Nightshade Brigade in 3 attacchi. Va bene, quindi questo qui era un game che essenzialmente senza quella uncommon a 2 avremmo vinto in carrozza con le carte che abbiamo e con le carte che ha proposto l'avversario. Però purtroppo palude pianura quella cosa là. Va bene, forse sarà l'unico draft di Alchemy che faremo perché insomma potete concordare con me. Rido per non piangere, ma voglio dire, ha smesso di essere Magic. Cioè non ha neanche senso prendersela perché che cosa me la devo prendere? È un chiaro mistake dei developer di qualsiasi persona che sia ubriacata per fare questo set Alchemy. Va bene, cerchiamo di vincere almeno questo game, non chiudere con un misero 2-3, sarebbe tristissimo, il mazzo non se lo merita, è forte il mazzo, terra, passo. Abbiamo, questa qui è una bella mano, dai, Exhale into Globo, into Marang River Regent, Exhale a velocità instant tra l'altro, l'avversario gioca Abzan, non ha fatto quell'incantesimo di secondo, quindi va bene, va benissimo così, dai, fai un pezzo che muore da molto in Exhale, uno qualsiasi, a 3 mana una creatura con 4, fai Siege Rhino, fammi Drain Life da 2, poi muore da Exhale, poi faccio Globo e la vita è bellissima. Quello, vabbè, pescherei una... Ma non avevo Exhale open, perché ho sbagliato. Non avevo Exhale open perché non ho fatto montagna, mi sono completamente distratto. Va bene, dobbiamo essere efficient, quindi Globo passo, abbiamo preso 4 danni in più da Surrak, ma potremmo vincere lo stesso nonostante questa ovvia e stupida leggerezza. Quindi perdonatemi ragazzi, però it is what it is. Terra, a questo punto mi sa che dobbiamo fare Exhale qui e Prey qui sopra, se no si va a prendere altri Hawk. Potrebbe essere un modo sensibile in cui potremmo perdere, però spendere le rimozioni su Hawk è un po' un problema. Potremmo anche tapparlo con giocare all'Undragon. Potremmo anche accettare di prendere i danni da Hawk e fargli fare gli Hawk. Faccio Globo, Molten Exhale, passo. Loppo stappa con 6 carte in mano. Mi pocca con Hawk, vado a 15, va a prendere un altro Hawk, però se continua a slammarli poi posso fare Marang River Regent, bounce entrambi. È una 7-8, anzi no, una 8-9 su campo di battaglia. E nel frattempo se lo rollo Dragon Spray, mi sembra che è leggermente un secondo meglio. Loppo allo stop con un mana, potrebbe avere più 1 meno 1, pesco 2, ma so be it. Pesca. Dopodiché Desperate Measures. È l'unica carta che mi sovviene in questo spot. Desperate Measures. Va bene, perde il pezzo. Dopodiché vediamo quanti draghetti ha. Vediamo quanti draghetti ha nel mazzo. Ma non è neanche il peggio, eh. Se adesso mi attacca, fa un altro draghetto. E questo, anche se l'avversario dovesse risponderlo, già semplicemente il fatto di fare catchback on tempo è perfettamente giustificato ed è ciò che dà il vero power della carta, oltre alla flessibilità. Quindi Tempest Talk, va bene. Dopodiché Voice of Victory, quella è un'altra carta easy da bounceare. Quindi River Regent, bounce. Per forza. Per forza dobbiamo fare un po' di catchback. Quindi bounce di Voice, che se vuole fare il redeploy il turno dopo, so be it. Però così se fa rimozione prendo 2 danni piuttosto che 3. Questo è il motivo per cui ho bounzato il drop a 2 piuttosto del drop a 3, anche se bounzare il drop a 3 sarebbe stato leggermente... Betor va benissimo, però easy rimozione sopra, anzi, tipo ho perso se facciamo Dragon Claw Strike, li mettiamo close to lethal, perché facciamo così, questi sono 16 danni, dopodiché facciamo Prey su Hawk, andiamo a 5, no, concede direttamente l'avversario. Va bene, scusatemi ragazzi per il Molten Exhale, per il fatto di non aver fatto montagna di secondo, fortunatamente non siamo stati puniti da questo. 3-2, andiamo avanti. Mazzo sta girando bene.
Finora i nostri nemici sono gli aggro con carte busted e le disconnessioni. Quindi cerchiamo di evitare queste due cose e saremo Gucci. Possiamo equipare questa mano? Sì, abbiamo scartopesco. Dai, qualcosa lo troveremo. Tra l'altro montagna l'abbiamo pescata direttamente, quindi Evolving Wilds può stranamente andare a cercare pianura, così avremo Detainment in early. L'avversario la prende lenta, fortunatamente. Fa palude palude, quindi gli manca il secondo colore di mana. Fa Feral Death Gorger per pescare. Va bene. Per cantripparselo e basta. Noi tutto ciò che ci serve, andiamo a prendere la pianura, perché abbiamo poche fonti bianche nel mazzo, tolti i globi, e quindi voglio garantire di poter fare detainment il prima possibile. Adesso faremo Feral, scartandoci questo Boulder Dragon, che è la carta dal power level inferiore tra quelle che abbiamo a disposizione in mano. Il turno dopo, se l'avversario non fa niente, potremo addirittura passare con Stormblood. Anzi, passeremo con Stormblood, non possiamo fare nient'altro, quindi sì. E adesso, diciamo, si è sviluppata in maniera sensibilmente migliore come mano. Sfortunatamente siamo stati puniti da questo Outrider che va wide, quindi non possiamo fare di detainment, non siamo riusciti a controllarlo con Stormblood. Tutto ciò che possiamo fare è fare isola, passo, andiamo a 16 e mi sa che questo fine turno dobbiamo spenderlo facendo una card draw spell. Molto probabilmente Bargain, quindi Reputable Merchant va bene. Perché se facessi Exhale sarei troppo wildly inefficient. No, finiremo a fare Bargain perché questo qui è un game invece in cui River Regent lo slammiamo di mano e facciamo bounce bounce. Quindi yes, andiamo a 15. Ah, Bargain non lo posso castare, pardon, non lo posso castare perché mi manca il mana verde o nero. Quindi... E quindi no, dobbiamo fare River Regent, per forza. Per forza, per forza, per forza. Dobbiamo andare a trovare un bel po' di cosette. Mi sa che adesso finiremo a scartarlo Bargain perché è troppo lento in questo spot. È troppo lento in questo spot. Idealmente avremmo dovuto trovare una fonte nera per Shrieker. Ma fear not. Il turno dopo facciamo Globo tenendo aperto Exhale. Quindi, oppure Stormblood. Quindi Bargain non ce la facciamo a castarlo. Purtroppo, per noi. Sentinel va bene lo stesso a chi parla. Perché quando avrò un drago per terra mi farà Rampant Growth, che non è il peggio. Quindi facciamo Globo, passo. Ora facciamo Exhale su Outrider. Sperando che non mi dia ora il target per Stormblood, ci rimane malissimo. Per Chilling Screech. Ha 4 mana. Un altro Reputable Merchant. Va bene, che continua a mettere il palino lì sopra. Va bene, e attacca con tutto. E ho su Secretary qua sopra. Rivelandoti a questo punto Shrieker stesso, che slam il turno dopo spaccargli il token, perché non voglio spaccargli le tartarughe, sennò continuano a spallinare su altri pezzi. Va bene. Terra sarebbe ottima, perché farei Terra into Sentinel. Forecaster, purtroppo Eshki pesca solamente se casto creatura e non creature, e non ho modi per fare creature e non creature nello stesso turno. Quindi dovrei fare Shrieker più Forecaster, per forza. Shrieker, ti spacco token, vado a 16. Shrieker, ovviamente l'oppo slammerà una rimozione direttamente. Però se dovesse fare Oblivion Ring, potrei fare Oblivion Ring sul suo ring, farmi trovare Shrieker, sparare 2 danni su un altro pezzo. Farà Dragon Spray, Soul Throat Skirmish e mi pusha 4 danni. Va bene, non dovrebbe essere la fine del mondo. Andrà a 12 in questo spot. Quindi l'unica cosa, non abbiamo il drago. Dragon Strike non fa più di tanto. Abbiamo 6 mana in totale. Potrei andarmi a trovare un globo adesso, però poi tappere la 0-3, che invece è un ottimo difensore per le 2-2. Dovrei fare Dragon Claw più Sentinel, però Sentinel non fa Rampant Growth. Potrei fare Stormblood più Sentinel, che fa Rampant Growth, e il turno dopo ho il settimo mana per fare Eshki più una rimozione. Mi sa che è un attimino meglio come turno, quindi facciamo Stormblood, yes. Sentinel che mi va a trovare il nero probabilmente. No, in realtà devo fare attenzione ai turni di Eshki, perché se devo castare Spell Timur into Spell Timur ho bisogno di mana particolare. Quindi dovrei avere montagna, isola, foresta e isola, foresta, montagna. Quindi devo trovare o foresta o montagna. Mi sa che ci andiamo a prendere una foresta, per forza, altrimenti non posso fare Eshki più Dragon Claw Strike il turno dopo, se non pesco terra stappata. Quindi passo, l'opponent farà una rimozione sul drago, ma so be it. E adesso il game plan è diventato grindare tramite Eshki. Quindi Kinchi Nurture va bene. Non è che niente l'oppo ha fatto il mazzo pallini con quell'incantesimo busted di cui abbiamo parlato del turno il game precedente. Quindi adesso cosa facciamo? Eshki più Dragonclaw su Stormblood. Così facciamo un sacco di danni. Così. Tipo 10 to the face più Eshki pesca.
Seems like a nice turn to me. I don't know about you. Quindi torna a 13 Loppo. Isola, go! E insomma, Loppo ha fatto un draft alchemy in cui per ora ha mostrato solamente filler e noi l'abbiamo fatto tipo praticamente solo uncommon o cose di questo tipo. Quindi va bene. 4-2, let's go to the next. Eccolo qui. Attenzione, Flage the Untouchable, The Collector. Cosa ci racconterà? Si può chippare questa mano? Sì, insospettabilmente sì. 3 isole ma va benissimo. Ci andiamo a prendere il rosso con Embermouth Sentinel. Avremo counter, Molten Exhale, qualcosa. Potremo raccontarla. Quindi Easy Sentinel che ci va a prendere il rosso. Il turno dopo. Yes. Please. Turno dopo passeremo con counter più Molten Exhale a velocità instant aperta. Penso molto probabilmente. Assolutamente sì, anche se Loppo ha missato il drop a 2, quindi il turno dopo dovrebbe fare 3 Timur Tony back, drop a 3, random, e prima di tutto attacchiamo. No, stavo dicendo se invece questo qui forse sarebbe potuto essere un turno in cui fare scarto pesco, però preferisco prendere una pescata il turno successivo e quindi con una carta in più, oppure magari l'avversario fa questo e quindi preferisco counterargli l'Omen per mandare al cimitero questa carta busted così che non se la ripesca. Questo qui è quello che avevo detto prima, no? A settimana 5-5 flash che quando entra pesca doppio, quindi assolutamente no. L'Omen invece a 2 mana sceglie o terra o non terra e si pesca ciò che ha scelto, quindi o si va a prendere una terra se gli serve una terra, si va a prendere una spell se gli serve una spell, però poi si shufflerebbe il mazzo e poi lo ripescherebbe tra 3 turni, quindi no grazie. Allora, abbiamo whiffato sul globo, che mi sarebbe servito tantissimo, mi sa che facciamo Feral, potremmo fare Feral scartando Isola, perché il terzo blu non ci serve granché. Potrebbe essere un problema se l'avversario fa counter, a meno che non paghi 2, ma se dovesse farlo, so be it. Ce ne faremo la ragione. Quindi scartiamo Isola, yes. Troviamo altre più interessanti isole, però quantomeno avremo aperto Chilling Screech yet again. Non si sta evolvendo un granché bene questa mano. E sapete perché? Perché abbiamo visto 0 globi, abbiamo visto 0 Dragonstorm Forecaster, abbiamo visto niente di niente. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è attaccare con questa Embermouth Sentinel, sperare che l'avversario non sflash una creatura e poi fare Isola. E passo. Non penso di castare una 2-4 per questo motivo. Perché questa 2-4... che tipo di game plan sarebbe? Con l'avversario a 14 con 6 carte in mano. L'avversario ci fa una removal a fine turno. Preferisco cercare di farci leverage con il counter. In qualche modo strano. Tanto un altro target me lo darà. Penso. Per Stormblood. E anche e soprattutto perché è l'ultimo drago che mi è rimasto in mano per poter fare Exhale a velocità instant. Quindi stappo, pesco purtroppo eschi che non posso castare. Puniti male. Però l'avversario non sta facendo niente. io gli ho fatto 8 danni con questa 2-1 fillerona. L'avversario avrà 1000 colori di mana che non sta vedendo. Cioè il rosso, il bianco, il viola, l'azzurro. Io pesco. E una 3-3 a 5 mana. Ti attacco per 2. Ti manda 11? Ti manda 11. Voglio slammare Boulderborn? Sì. Perché non datemi una motivazione per non farlo. Ovviamente non fa nulla perché esploderei in qualche modo, però almeno non può fargli Dragon Spray. Sarkhan Resolve? Dragon Spray. Ah no, può fargli ovviamente Dragon Spray. Può fargli Dragon Spray. Va bene. Mi ha tolto Boulderborn. Dopodiché, a 6 mana, quale mitica... Ho trovato il rosso, no? È finita. È finita. Sagu Wildling. Sagu Wildling lo possiamo gestire, non è un problema. Timur Devotee mi fa fare Eshki più Molten Exhale il turno dopo se dovessi trovare una terra stappata. Quindi adesso dovrei fare Timur Devotee, passo con Stormblood aperto, prendo 3 danni da Sagu Wildling, intanto non mi interessa di rimuoverlo adesso. Quello che voglio fare, siccome mi trovo sotto di risorse, devo cercare di fare leverage di Eshki il più possibile. L'unico modo per pescare di Eshki il turno dopo è pescare esattamente terra stappata. Una qualsiasi terra stappata. Una qualsiasi va bene. Pure pianura va bene lo stesso. Sagu Pummeler, ok. Combat, immagino 3 danni di Wildling. Va bene. Dispiacerà non avere il mana aperto per il counter di Stormblood.
ma ce ne faremo ragione. Quindi pesco per la motivazione che avevo detto. Purtroppo abbiamo pescato Sonic Shrieker e adesso dobbiamo capire cosa fare con questa mano. Perché se castassi Eshki adesso sarebbe bella che è morta. L'oppo stappa, ci fa una rimozione sopra e finisce così il game. Mi sa che sono costretto a fare questo strike qui for no value. Il problema di fare questo strike qui è che l'oppo potrebbe stappare, fare il renew su Wildling, mi farebbe 5 danni to the face e io non avrei il target per Molten Exhale. L'alternativa è fare... E poi a quel punto Wildling lo rimuoverei solamente con Dragon Spray, ma dovrei pescare il nero. Quindi o pesco palude precisa, o se no dovrei pescare globo, fare globo, e poi il turno dopo ancora fare prey, ma nel frattempo Wildling mi ha portato a 2. E sarebbe un po' un problema. Quindi l'alternativa sarebbe fare strike su Wildling e tenere aperto Stormroot ed Exhale e fare doppio blocco su Pummeler. E se l'oppo fa una trick o la counter o faccio Exhale e faccio 2x1 su Pummeler. Quindi per questi motivi questa è la giocata. Ovviamente dobbiamo filtrare il mana blu con Timur Devotee per castare questo strike. Sarà tristissimo, ma è l'unica cosa che possiamo fare. Così. Cioè sarà tristissimo che ci perdiamo i danni di Dragon Ball Strike perché lo stiamo facendo su una creatura con difensore. Ma è l'unico modo, mi sembra, per cui potremmo provare ad uscire da questa situazione complicata. Ovvio che se fa Piercing Exhale va benissimo. Dispiace tra l'altro che siamo stati costretti a filtrare il mana così. E Temur Devotee può filtrare il mana solamente una volta per turno, perché sarebbe stato bellissimo fare Molten Exhale su Pummeler adesso. Però l'unica cosa che posso fare è counterarglielo con Stormbrood e va bene. Così gli togliamo anche il Surveil. E passiamo... E adesso se l'oppo attacca... No, doppio blocco comunque non posso farlo perché mi toglierei il Devotee per fare mana verde per Dragon Claw. E magari l'avversario passa e basta. Se passa e basta... Ok, passa e basta. Non voleva tradere Pummeler sul doppio blocco, quindi c'ha terra in mano l'avversario. Oppure c'ha terra protezione. C'ha terra removal sicuramente. Se faccio Eshki l'oppo fa rimozione. Devo passare. La giocata corretta è sempre passare, siamo ancora a 17. Possiamo prenderla slow. Ainok Wayfarer può risolvere o glielo devo cantrare di Stormbrood? Perché questo Wayfarer non fa assolutamente niente. Ok, bear with me, people. Però se dovesse trovare dei renew o delle spell con Harmonize, potrebbe fare del value, per cui farei difficoltà a risponderlo. Quindi mi sa che farò counter qui sopra. Cioè sembra nonsense totale, ma veramente stiamo camminando sui gusci di uova. We're walking on thin ice. Quindi devo cercare di spendere il più possibile tutte le mie risorse. Ma tanto basta una terra stappata. Una terra stappata, s'il vous plaît. Oh, ok. Ma lo stesso Eshki non pescherebbe perché farebbe rimozione instant. Però almeno li leverei Sagu Pummeler, il che va bene. Ah no, ma lo stesso con Isola non posso fare Eshki più Molten Exhale. Lo stesso non lo posso fare. Perché ho filtro per verde o filtro per rosso per Molten Exhale. Tutto un problema. Tutto un problema. Ah no, Eshki la devo fare per forza. Non posso aspettare oltre. La speranza è che faccia una rimozione instant e ora che è passato il turno, ora ho il mana rosso aperto se fa una fight spell a velocità sorcery. Tipo knockout maneuver. Allora, prima li facciamo spendere il cost reward e poi li facciamo Molten Exhale rivelando Sonic Shrieker. Dai che risolve, dai che let's go, dai che let's go. Li abbiamo ordinato due fight. Let's go! Vinto su un mulligan a 5 fattuale. Con estrema pazienza. Estrema pazienza, ma ce l'abbiamo fatta. Let's go. Uff. Quindi 5 win, nonostante la penalty. Facciamo contro un silver. In genere, quando si viene down per rati di ranking così, vuol dire che l'avversario ha un mazzo busted. Tipo, questo mano la dobbiamo equipare. Abbiamo 2 spell incastabili. Però dai, un rosso lo troveremo. Se troviamo un rosso, sblocchiamo sia Dragon Hunt che Eshki. E nel frattempo abbiamo Exhale a guadagnarci del tempo. Dai. L'unica cosa dobbiamo pensare: Forecaster.
Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Beh, lo rifacciamo il turno dopo, eh? E ogni turno successivo. Cotis va bene. Forecaster. Evolving Wilds va bene lo stesso. E non vorrei fare Exhale su Cotis. Mi sa proprio che farò una bella Evolving Wilds e mi andrà a prendere il rosso. Quindi go. È un turno ancora in cui dire Forecaster? Penso di sì. Verremo nati dagli Agent of Cotis. Tra l'altro Forecaster mi bricollerebbe questi Agent of Cotis. Sarebbe eccezionale come pescata. Quindi va bene, l'hai fatto. Dai, non voglio perdere da a 2 mana Goblin Piker a 3 mana Goblin Piker. Sarebbe troppo ridicolo. Montagna. Forecaster. Ah! Cosa faccio? Glacial Dragonant. E mi cantrippo questo Dragon Claw Strike. Ah, considerando che il turno dopo facciamo Eshki, slammiamo Eshki, quasi sicuramente. Potremmo anche cantrippare Sonic Shaker, però cantrippando Shaker non avremo più il drago per guadagnare le vite con Exhale. Potremmo anche semplicemente fare isola, pianura, passo, e adesso accettare di dover fare Exhale su questi Agent of Cotis, per non prendere troppi danni. E magari l'avversario fa esattamente quella cosa. Fa esattamente la cosa più sbagliata del mondo. Quindi grazie, opponent. Restiamo a 18 vite, facciamo questo fantastico 2x1 all'avversario. E possiamo slammare Eshki? Sì, dobbiamo slammare Eshki, perché se no dovremmo farla di sesto e fare Eshki più Dragon Claw. Quindi adesso dovremmo fare Foresta Stormbrood per bloccare Cotis. Però mi sa che questa qui è la giocata con più upside in generale. Ma il turno dopo non potrei pescarci a prescindere di Eshki, a meno che non pesca un drop a 2 o un drop a 3. A meno che non pesca un Forecaster. Prima o poi lo pescherò un Forecaster, no? Ne gioco 2, o un globo, o una qualsiasi cosa. Questo Stormbrood cosa potrebbe fare? Cosa potrebbe fare per noi? L'avversario stappa, mette 2 pallini di Cotis sull'altro Agent of Cotis, fa una 4-3 e poi la mangio con Dragonant. Oppure con Dragon Claw Strike. Faccio wombo combo. Dai. Slammiamo sta Eshki perché ha un turno per rispondere all'avversario, ha un turno per fare Dragon Spray, altrimenti è finita la partita così. Palude, va bene, combat 2 danni a me, opponent, no, no blocks, proprio no blocks, ma neanche se mi convinci con soldi, con tanti soldi, dopodiché 2x1 ti fai? Pump più Piercing Exhale? Si fa Sagwelling a manovella, va benissimo opponent, io pesco, mi sa che facciamo Dragon Hunt perché se trovassimo una creatura, se trovassimo adesso Forecaster con questo peschino sarebbe pura poesia, mi perdo un po' di danni, di strike, ma mi sa che a sto punto sto Sonic Shaker ce lo cantripperemo. Tanto non è per adesso che lo casteremo. E sono costretto a scartare una non-land card, altrimenti Eshki, altrimenti Dragon Hunt non fa danni. E ci terrei davvero a levare questo Sagu Waldring dal board. Dopodiché faremo isola, continuando a tenere aperto Chilling Screech di Stormbrood. Tra l'altro, se adesso l'avversario attacca, mi sa che blocco, perché la maggior parte delle trick si castano a 1 o 2 mana. Kerugol Keeper va benissimo, non è un problema. It's not a problem to me. Stiamo un po' facendo flodaticcio. Potremmo fare... Purtroppo Stormbrood prende più 2/0 sul trigger, quindi non posso castarlo e poi fare Harmonize pagando Stormbrood, nonostante mettendo Dragon Hand in pila con Harmonize Stormbrood diventerebbe una creatura con 4 di power. Però insomma non si articola in maniera corretta. Adesso cosa potrei fare? Strike e ti faccio un sacco di danni? Seems like it. Nel frattempo continuerei ad avere aperto il counter, quindi va più che bene. Quindi 8 danni a te, s'il vous plaît. Spostiamo un po' la race. Diciamo che la voglio vincere io, questa race. Opponent. Guadagno una vita in più. Go. E vediamo così ci dice l'oppo. Diciamo metterà 2 pallini su Cotis. Gli darà più 2 volare. Ma lo stesso vinciamo noi la race. Quindi no, don't you worry. Don't you worry. Ha trovato purtroppo per noi la rimozione con mana value 3, che non potevo counterare. Quindi va bene. Boulderborn Dragon lo casteremo subito, continuando sempre ad avere il counter in mano.
O in ogni caso questo qui potremmo anche finire a scartarlo di Glacial Dragon, soprattutto se l'avversario decidesse di mettere 2 pallini su Agent of Cotis e dandoli volare, con Keru Goldkeeper che sta al cimitero. Se invece l'avversario facesse Sarkhan Resolve, allora glielo countereremmo e basta. Finalmente abbiamo trovato il target per Chilling Screech. Puoi non toccare i miei draghi, opponent? 2 pallini lì sopra, va bene. È il target perfetto per fare Glacial Dragonant. Però prima di tutto dobbiamo pescare una non-land card. Oppure potremmo semplicemente fargli Molten Exile. Per prima cosa facciamo Surveil di Boulderborn e vediamo cosa ci racconta. Forecaster lo voglio pescare. Lo voglio pescare perché è fenomenale in questo spot. Mi va a trovare 2 globi e mi va a trovare un altro Boulderborn. Quindi quello che farò in questo spot è non fare Molten Exile, ma fare Dragonant, pescando Forecaster, scartando Exile per fare 3 danni su Cotis e poi castando Forecaster. Quindi yes, absolutely on top, 3 danni a te. E dopodiché facciamo questo, tappando lui, sì, pagando così, scartando Molten Exile come i pazzi, perché Forecaster è meglio di Exile. Allucinante. Cose da pazzi, veramente, cose da pazzi. Quindi faccio questo, passo. Adesso se l'avversario se è saggio mi fa rimozione sulla 0-3. No, perché dai, non si aspetterebbe mai che io abbia un altro Boulderborn. Fa un coccodrillo, va bene. Io pesco il niente e... Siccome adesso mando l'avversario a 6 e il turno dopo avrei Lethal, mi sa che vado a trovarmi un altro Boulderborn adesso. Facendo così praticamente costringerei l'avversario a fare il renew di Goldkeeper su Coccodrillo, che diventerebbe sì una 7-5 volare, però poi a quel punto se trovo una rimozione ho vinto on the spot. Anche se non me ne sono rimaste tante di rimozioni, mi è rimasto Oblivion Ring e Dragon Spray. Quindi sì, facciamo così e dovrei tutorare ovviamente prima di attaccare con Boulderborn, perché a quel punto mi perderei il surveil di Boulderborn. Quindi attacco e vado Oblivion Ring. Basta chiamarle le carte, ragazzi, basta chiamarle le carte. Basta chiamarle. È facile, la vita è facilissima. Magic è un gioco semplice. Basta dire, Arena, ascoltami, voglio pescare questa carta, non mandarmi screw, fammi pescare Forecaster di primo, per favor. Oasis of Renewal è una carta forte di Alchemy, pesca una terra, una non land. Non me la sto manco a leggere, è complicata for no value, ma in sostanza l'opponent ha perso la partita perché faremo rimozione sulla volante e concede così, a meno che con un mana blu o nero non ci sia qualcosa che riesca a prevenire Lethal, ma è così. Va bene, quindi 6-2, let's go to the next. Sono così contento di essere riuscito a draftare Pentacolor Dragons e di essere riuscito a portarvelo on camera again dopo tutto questo tempo, after all this time. Yes, il primo draft alt che mi facciamo Pentacolor Dragons. E questa mano è inchippabile, proprio, neanche nella migliore delle ipotesi. Dovrei pescare esattamente Forecaster into esattamente Globo. Voglio dire, allora, sì, sono Kami of Lucky Top Decks, però c'è un limite alla fortuna, capito? Cioè, non posso chiedere più di tanto alla dea bendata. Un po' posso chiederglielo. Magari se avessi avuto una montagna qui, forse avrei chippato dicendo dammi un globettino. Però così è esagerato. Così non si può. Questa mano leggermente meglio. Ciò che va messo sotto è palese. È uno dei 2 Boulderborn Dragon. Ovviamente non è putrida questa mano. Dobbiamo veramente pescare bene. Però speriamo. Sonic Shaker penso sia letteralmente the worst draw of the deck. Quindi Arena che ci sta dicendo guarda, non era caso che facessi trophy a sto giro. Tra l'altro mi fa sto pupazzo che ha double team, quindi quando attacca fa una copia di se stesso e se la pesca da sola. E se tappato nella second main phase fa Endure 1, quindi continua a crescere indefinitamente. Noi abbiamo la risposta in mano, abbiamo mulligato a 6, abbiamo briccato sulla terra. E questo qui è un game... abbiamo chiuso 6-3, in pratica un game ci ha fatto perdere il PC. Un game Arena ha detto senti non è cosa. Un altro abbiamo perso la mitica Busted, penso che vada bene così, dai. Lo possiamo accettare, lo possiamo accettare. Questo game non penso ci sia già al momento una sequence di pescate che possa farcelo riprendere, perché ora Loppo ha 2 minacce che dovrei risponderle entrambe. Quindi anche se pescassi montagna lo stesso non ce la farei, però in più non abbiamo pescato montagna.
E quindi Loppo ci attaccherà, il turno dopo farà una 4-4, una 3-3, più farà terra, più castrà una qualsiasi cosa. E quindi anche se avessi 8 Molten Exile in mano, lo stesso non potrei uscirne. Sfortunatamente ne ho soltanto uno. E quindi occuperemo il resto del tempo parlando di qual è la vostra pasta preferita. La mia è la carbonara. E mi piace tantissimo anche la gricia. Tanto, soprattutto quella che fanno a Roma, una squisitezza. Ne ho mangiata una volta dietro al Pantheon. Guarda, qualche annetto fa per 10 euro mi sono leccato i baffi, è stata una cosa incredibile. Passiamo, andremo in D, scarteremo Sonic Shaker solamente for comic value perché è una spell Mardu quando ho una foresta e un'isola per terra. Questa qui è una spell che dice che la prossima creatura che casta diventa Monastery Swiss Spear, cioè prende prowess e rapidità. E quindi l'avversario ci fa lo splendido e ci manda a 0 precisi, così. Va bene, 6-3 contro Pacerman. Good game, mi sono dimenticato di dirglielo. Glielo dico adesso, postumo. Ah, non posso neanche. Va bene, post mortem. Andiamo avanti, no, andiamo avanti dove? È finito il draft. Abbiamo finito 6-3. Va bene, riscattiamo le nostre 1800 gemme, i nostri 5 pacchetti di alchemy. E se siete arrivati fin qui, ragazzi, through all of this madness, attraverso tutte quante queste mestizie che questo formato Busted ci ha proposto, bellissimo draft, mi sono divertito parecchio, questo qui è proprio il tipo di mazzo che a me piace più di tutti i colori del mondo, tutte le spell più greedy, prima o poi verremo puniti, è un po' come giocare a una roulette russa, adesso siamo stati puniti l'ultimo game, e va bene, doveva succedere prima o poi. Forecaster, Mythic Uncommon, anche in Alchemy si conferma. All'inizio del formato dicevamo, no, sì, forse sì, però cosa va a tutorare? Una 3-3 a 5, sì, ma... Poi Manalito? Manalito in questo formato? E in realtà Manalito si è rivelata una delle comuni più forti. E quindi ha un mana, una 0-3, che già il body di per sé, 0-3 ne blocca abbastanza, eh. Fino al terzo, quarto turno, i drop a 2 li blocca quasi tutti, tranne Shock Brigade. E che poi inoltre è un Demonic Tutor per una delle best comuni del formato, busted. Quindi, se mi avete seguito fino ad adesso, stavo dicendo ragazzi, vi ringrazio della vostra pazienza, vi ringrazio della vostra presenza. Scrivetemi nei commenti se vi piace Alchemy, se non vi piace, se vi piace il fatto che sia, insomma, vario rispetto a Tarkir, che oramai sono già 3 settimane, quindi inizia un po' a stallare come formato, però è anche vero che Alchemy ci sono dei non game dati semplicemente dalle carte fuori dal formato che sono completamente rotte. Ciò detto, vi ringrazio, buona serata, arrivederci, alla prossima, Lucky Top Deckers!